230 nuovi espositori e 1600 metri quadrati netti in più dello scorso anno. Sono queste le cifre incredibili che hanno caratterizzato la 47esima edizione di MIDO, Milano Eyewear Show, che dal 25 al 27 febbraio ha richiamato nella capitale italiana della moda l'intero mondo dell'occhiale, dai big player alle giovani start-up, dai produttori di lenti e macchinari alle aziende che fanno dell'avanguardia nel design il loro punto di forza. Oltre 55.000 presenze e una crescita del 5,5% rispetto allo scorso anno. Con questi numeri da record, MIDO conferma la sua leadership a livello mondiale. L'edizione 2017 ha ribadito anche la multisettorialità degli espositori, rafforzati in tutti gli ambiti. Ampliato il Fair East Pavilion, area dedicata agli espositori orientali. Tutto esaurito per i padiglioni storici, dal Fashion District, piazza dei brand ad alta gamma, al Design Lab, spazio per i marchi di spicco per la ricerca e l'innovazione. Da Lensis, cuore pulsante delle lenti, al Tech, nicchia dei macchinari di ultima generazione. La 47esima edizione ha visto anche raddoppiare l'ultima creatura di MIDO, More. L'area avveniristica, ideata lo scorso anno per ospitare trend e innovazioni, diventa teatro di una novità assoluta. La mostra The Glasses Hype. Un percorso virtuale tra occhiali e lenti, veicolato attraverso le pubblicità dai primi del Novecento ad oggi. Immagini, locandine, filmati e brochure raccolti tra i protagonisti della fiera hanno raccontato oltre un secolo di storia del dispositivo, che da strumento correttivo è diventato accessorio di design, imprescindibile completamento del look. Tra emozioni e divertimento, la mostra ha saputo appagare la curiosità del pubblico, ma allo stesso tempo si è dimostrata uno stimolo per gli espositori sul futuro della comunicazione nel settore dell'eyewear. Senza abbandonare il More, infiliamo il naso nel Lab Academy, fucina di creatività dove i giovani designer dimostrano che anche con l'accessorio occhiale tutto è possibile. Forme, materiali e colori mixati ad arte, esasperando ogni tendenza, ammagliano tutti. Dagli esperti di settore ai consumatori finali, passando per i cool hunter e gli stessi trendsetter. L'ondata di innovazione si percepisce anche all'interno del Design Lab, dimora delle aziende che producono accessori performanti, ricercati e decisamente all'insegna della creatività. Nomi conosciuti e realtà emergenti popolano questo spazio dove, si è capito, troviamo veri e propri oggetti di culto per i cacciatori di tendenze.
Ora spostiamoci nel fulcro della moda, il Fashion District, e più precisamente nella piazza centrale. Finestra dove si affacciano i brand top di gamma, circondati dai nomi più importanti del settore che costellano il padiglione. Qui si anticipano le tendenze del eyewear per la prossima stagione. Gli stilisti sfoggiano il meglio delle collezioni e l'accessorio occhiale viene incoronato come un must-have, obbligatorio completamento di ogni look che si rispetti. Garante del consumatore finale, tanto quanto dei produttori, nel Fashion District ci imbattiamo anche in Certottica, Istituto Italiano di Certificazione dei Prodotti Ottici, braccio tecnico di Anfao, che offre alle aziende dell'occhiale anche opportunità formativa, assistenza normativa e sostegno nella ricerca e sviluppo. Incorniciato dagli spazi del Fashion District sorge il padiglione delle lenti, un'esposizione dedicata all'elemento principe dell'occhiale, sia esso da vista che da sole. Lensis, questo il nome, riesce a condensare la variegata produzione del settore, molto più ampia di quanto si possa immaginare. Trasparenti, colorate o a specchio, come l'enorme lente che riflette maestosamente la piazza centrale. E proprio in quest'area Mido inserisce l'Ottic Club, un vero e proprio centro congressi, destinato a eventi formativi e informativi sulle principali tematiche dell'universo occhiale. Un viaggio in Oriente è quello che si può fare visitando il Far East Pavilion, area che in questa edizione è ulteriormente lievitata per soddisfare le richieste degli oltre 350 espositori orientali che si susseguono ininterrottamente tra i corridoi dell'area. In onore dell'ospitalità, tenendo in considerazione le abitudini dei produttori presenti, Mido ha allestito un nuovissimo punto di ristoro, l'Asian Gourmet Restaurant. E a pochi passi un caratteristico tea bar. A vegliare su una piaga che attanaglia il mondo dell'occhiale, grazie ad una sinergia portata avanti da tempo con Anfao Mido, la Counter Fitting Free Area, il servizio anticontrafazione, dove sono schierati il Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione, Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e l'Agenzia delle Dogane. Mido conferma un altro primato. La rassegna meneghina ospita al suo interno la più grande esposizione al mondo di macchinari, materie prime e componentistica destinati al settore occhialeria.
dove si possono vedere all'opera giganti automatizzati in grado di lavorare le lenti o strumentazioni rivoluzionarie per incidere le montature. Robot che attraversano i corridoi e braccia artificiali che manipolano le materie prime sono all'ordine del giorno in questo spazio esclusivo. Tra le innumerevoli iniziative che scandiscono i 3 giorni di fiera, ricordiamo gli ambiti premi internazionali Best Store e Best Stand, ormai diventati un appuntamento clou per i partecipanti. Il Best Store è incoronato il negozio giapponese Globe Specs di Tokyo secondo alcuni parametri, come il concept espositivo, l'interazione con il cliente e il visual merchandising. Il Best Stand invece ha riservato una sorpresa. I visitatori che hanno votato tramite l'app di Mido lo spazio più originale, accattivante ed accogliente hanno decretato un ex aequo. A pari merito hanno trionfato Vista Eyewear, produttrice del brand Made in Italy, e la new entry a Mido, Archivio 23. Esauriti anche quest'anno tutti i posti a disposizione dell'iniziativa Un treno per Mido, trasporto gratuito riservato agli ottici italiani giunti domenica in fiera da Roma, Firenze, Venezia e Bologna. Lunedì 27, invece, gli allievi dei corsi inerenti il mondo dell'occhiale, provenienti da tutta la penisola, hanno visitato i padiglioni, cogliendo i molteplici spunti offerti dalla fiera. Abbiamo vissuto la meraviglia. Ora non ci resta che darci appuntamento al 2018.